Eccoci, buonasera, benvenuti, grazie di cuore di essere qui e benvenuti alla conferenza che si terrà tra pochi minuti alle 18:30 intorno alle novità riguardo all'elicottero Ingenuity. La missione Perseverance continua benissimo sulla superficie di Marte, non ci sono problemi. E... Ah, ho sbagliato, ho messo schermata di chiusura invece che introduzione, sono scemo io. Co- Ah, dicevo, Ingenuity è l'elicottero, è il primo oggetto più pesante dell'aria che volerà sulla superficie di un altro pianeta. I primi oggetti a volare su un altro mondo sono stati i palloni sonda che abbiamo lanciato su Venere, che hanno volato all'interno delle nuvole, ma comunque erano, come nel caso dei voli sulla Terra, erano oggetti più leggeri dell'aria. Mentre il primo dispositivo, la prima cosa con un motore più pesante dell'aria a volare su un altro mondo sarà l'elicottero Ingenuity, se funziona bene. Quindi per adesso è tutto chiuso all'interno, le ultime novità. Allora vediamo se riesco a mostrarvelo subito. In perseveranza. Allora, il rover, sì, se funziona. Eccolo qua, ha fatto una foto dell'elicottero sotto. Quindi uno degli aggiornamenti più recenti è che hanno rilasciato la cover che lo proteggeva. Qui vedete il corpo dell'elicottero, qui ci sono le eliche e qui ci sono le gambe e questo è il posto, cioè all'interno ci sono tutte le varie, la parte di elettronica e il processore. Mancano, ok, dovrebbe iniziare da un momento all'altro. E allora, in questo caso vi avviso, c'è una conferenza per cui come funziona? Loro parleranno, io in... se- Marco dice su Twitter non hai scritto dove sei in live, è un sacco fuorviante. Sono in live qui, sono solo in live qui. Gli unici posti dove faccio live sono solo qui. Come fai a essere fuorviante? Sono solo qui. Comunque l'ho scritto nei commenti sotto, anche il link. E quindi vi dicevo, sarà una conferenza per cui metterò in pausa non la conferenza in sé, ma l'audio un pochino alla volta, giusto per darvi un'idea, però poi dopo, una volta finita, potremo approfondire e rispondere alle vostre domande. Se non capite l'inglese, io comunque non posso purtroppo tradurre tutto quanto per tutti quanti, ci vorrebbe molto molto più tempo e quindi diventerebbe un po' pesante da seguire. Per cui questa live la seguirete meglio se sapete un pochino di inglese. Non sarà qualcosa di troppo complicato, per cui secondo me non dovrebbe essere un problema se siete abituati anche a seguire cose in inglese come serie TV oppure video su YouTube. È comunque una conferenza relativamente corta, di massimo un'oretta, e quindi io cercherò di darvi un'idea tutte le volte di quello di cui hanno parlato, quali sono le novità, quello che ci prepariamo a fare. Ci aspettiamo che ci sia una data per il primo volo dell'elicottero di Ingenuity, ci aspettiamo che ci dicano delle novità riguardo a dove faranno il volo, quale sarà la zona. Um, Però, insomma, tutto qui. Che se avete domande, fatele pure. Chris chiede, Ingenuity non verrà recuperato? In che senso è recuperato? Cioè, ha un pannello solare e può sopravvivere per conto suo, quindi una volta rilasciato fra i voli, e poi una volta che ha finito il volo, ritorna sulla superficie, si poggia e ti ricarica le batterie e poi fa un altro volo. È un'intera missione a sé stante. Cioè, indipendente da quello che fa Perseverance. O meglio, manda i dati a Perseverance che poi manda i dati a terra. Quindi ha bisogno di Perseverance però per quanto riguarda il link per i dati. Giuseppe dice perché non fai pure live contemporaneamente su YouTube? Perché è più facile farli su una sola piattaforma, anche per i computer, per stress per la piattaforma, e poi perché beh, siete già tutti qui, e poi è comodità, e anche per come funzionano le esclusive di Twitch. Quindi essendo un partner Twitch li posso fare soltanto qui. Sorbo TV chiede quanto durerà il volo, che autonomia ha? Dovrebbe durare qualche decina di secondi, credo pochi minuti al massimo, e riesce a volare per tipo mezzo chilometro in totale in lunghezza, ma comunque tutti i dettagli verranno dati oggi, quindi lo scopriremo tra poco qual è la previsione. Comunque, io vi ricordo che questa missione, questa parte Ingenuity, è solo un test. Cioè, il suo obiettivo
e vedere se si può fare. È molto possibile, non so quanto dire probabile, ma è possibile che si rompa, è possibile che non funzioni, è possibile che mentre si alza in volo qualcosa a cui non abbiamo pensato funzioni male e che, non so, tipo faccia troppo freddo, oppure le gambe cedono e si schianta troppo velocemente. Pensate a quante reiterazioni ci sono volute con le altre sonde. Quindi questa è la prima volta che testiamo qualcosa che può volare su un altro mondo. Se funziona, farà da apristrada come modello e potremo inventare altri modi, altre sonde molto più resistenti, più grandi, più capaci, con più strumenti. Però per adesso questo è soltanto una prova del concept, quindi è una specie di demo, solo per vedere se si può fare dal punto di vista tecnologico. Se non funziona, impariamo da quello che non ha funzionato e faremo un'altra missione in futuro per provarlo di nuovo. Non è che si ferma tutto qui. Sappiamo che il concept in sé è fattibile, sappiamo che sarebbe estremamente prezioso per il futuro. Se funziona ora, fantastico. Se non funziona ora, non demordiamo, ci riproveremo con altre missioni in futuro. Pikachu00 dice: abbiamo qualcosa che scavi il terreno come al polo sud? No, non abbiamo sonde al polo sud al momento. Abbiamo lanciato delle sonde in passato al polo sud su Marte, ma si sono schiantate purtroppo e non sono sopravvissute al rientro nell'atmosfera. Chris, Adrian, intendevo se Ingenuity può essere raccolto da Perseverance. No, ma tanto non gli serve. Di nuovo, serve soltanto che Ingenuity sia nelle vicinanze di Perseverance per le comunicazioni, per quello che mi ricordo, ma non ha bisogno di Perseverance. Il Fez 95, che differenze ci sono tra Dragonfly e Ingenuity? Ad esempio, perché non è stato adattato il design del primo per Ingenuity? L'atmosfera di Titano è molto più densa, per cui un oggetto in quel caso può volare più facilmente, mentre su Marte l'atmosfera è super rarefatta, per cui hai bisogno di un design diverso. Ecco la conferenza che sta per iniziare, qui vedete un'animazione di come sarà il volo. Immaginate quanto sarà emozionante vedere le riprese di questo primo volo. E anche l'audio, perché avremo anche il microfono su Perseverance che sentirà l'audio in lontananza di Ingenuity. Eccoci. Welcome to NASA's Jet Propulsion Laboratory in Southern California. NASA's Ingenuity Mars helicopter hitched a ride to the Red Planet on the Mars 2020 Perseverance rover, which landed in Jezero Crater on February 18th. Now, the rover is getting ready to drop the helicopter off so it can attempt the first powered, controlled flights on another planet. Today, we'll bring you up to speed on the team's plans. I'm your host, Raquel Villanueva. To tell us about the upcoming milestones and the helicopter's test flights are Lori Glaze, Director of NASA's Planetary Science Division, Bob Ballaram, Ingenuity Chief Engineer. Lui è il capo ingegnere del progetto, lei è l'altra capo del Dipartimento di Scienze. And Bobby Braun, Director for Planetary Science at JPL. Sono tutte figure del rilievo del JPL della NASA che si sono occupate della missione e dello sviluppo. You can do so by using the Mars Helicopter hashtag. Our phone lines are now open to the media, and you can ask questions by pressing *1 and enter the queue. To start, I'd like to welcome Lori Glaze. Thanks for getting us started, Lori. Vai, sentiamo la prima conferenza. Thank you, Raquel. Il primo intervento. We're here today to celebrate great engineering achievements that required hard work, perseverance, and above all, ingenuity. The Perseverance rover carries with it the most advanced suite of science instruments we've ever sent to Mars, as well as several technology demonstrations, including the Ingenuity helicopter. Perseverance and Ingenuity are all of NASA missions. And by that, I mean they cut across science, technology, human space flight, and aeronautics. In fact, when the decision was made to add a small helicopter to the Mars 2020 rover mission, the Jet Propulsion Laboratory looked to our Aeronautics Research Mission Directorate for their expertise in rotorcraft aerodynamics.
A small team of NASA helicopter experts assisted JPL in verifying that Ingenuity could fly in Mars's super thin atmosphere, and they also helped analyze the helicopter's design. Allora, quello che ha detto è che all'interno di questa missione si vede a taglio tutto quello che c'è dentro la NASA, da quelli che si occupano di scienza a quelli che si occupano di robotica, e anche quando il JPL, che è una parte della NASA, il Jet Propulsion Laboratory, è uno dei centri, ha deciso di fare Ingenuity come elicottero su Marte, ha lavorato insieme ad altri centri della NASA che sono specializzati nel progetti di aeronautica. Tra l'altro qui stanno facendo vedere ora il primo rover che JPL aveva mai costruito per andare sulla superficie di un altro pianeta, di Marte, che è il rover Sojourner, che è arrivato lì nel 1997. Sojourner era una dimostrazione, nessuno sapeva se avrebbe funzionato tanto o no. Ha cambiato comunque completamente il modo in cui facciamo queste missioni. Quindi quel piccolo rover ha dato la possibilità di fare tutte le missioni successive, incluso Perseverance. Quindi Perseverance esiste ora perché abbiamo iniziato la strada nel 1997. Quindi un giorno avremo Ingenuity sulla superficie di Marte, e sarà magari tra un futuro avremo elicotteri molto più complessi, molto più grandi. Ho tradotto in diretta quello che ha detto quando mostrava le immagini. Risk, high reward approach that allows us to test capabilities we can improve on later, which could also advance science on future missions. Ingenuity is a limited time project. It will have 31 Earth days to attempt to be the first helicopter to fly on another planet. It isn't intended to collect science, but because its mission is so focused, it is, at its core, innovative. And that innovation is the heart of tech demonstrations. Allora, another technology demonstration on board Perseverance includes MOX. Allora, quello che sta facendo vedere ora è l'esperimento MOXIE, che è sul rover Perseverance e che si occupa della conversione di anidride carbonica dall'atmosfera marziana in ossigeno, per quando in futuro avremo bisogno di ossigeno per respirare, ma anche per futuri razzi sulla superficie. E poi per quanto riguarda Ingenuity ha detto che una volta rilasciato avrà una trentina di giorni per tentare il volo, e che in generale, se funziona bene, se non funziona comunque è stato parte di uno sforzo di far progressi in questo campo. Quindi è pieno di innovazioni, pieno di test di tecnologie avanzate, e fa parte del gioco rischiare, ovviamente. Including a complex sampling and caching system that will drill for samples of rock and soil to be collected by our future. Quello che vedete invece qui è il sistema di Perseverance di piccole capsule dove metteranno i campioni raccolti sulla superficie di Marte, da tenere da parte poi per quando verranno riprese e portate a casa alla fine di questo decennio. Visible from space or that a rover couldn't reach, like shadowed craters with seasonal water flow? Could a helicopter scout ahead for rovers and help plot the most efficient course for the best science? Could we support future human missions with aerial capabilities? Those are questions for another day, but tech demos give us the leeway to be creative and test new things. Without Sojourner, there is no Perseverance, and without Ingenuity, there wouldn't be the future aerial explorers we're hoping will be enabled by the coming months' flight. Allora, quello che hanno detto è appunto che così come Sojourner l'ha fatto da apripista per tutti i rover successivi, e da quel piccolo rover del 1997 poi siamo arrivati a Perseverance, questo è il primo test di qualcosa che un giorno potrà fare da apristrada appunto per cose molto molto più complesse. Mars. We've already learned a lot just through that process. Thank you. Bob? Thank you, Laurie. Could I have the first image, please? Yes. So when we see this image of Ingenuity, what comes to my mind is that it's really a first unique aircraft designed to fly a powered flight on another planet. Lui è l'ingegnere a capo che ha progettato la missione, ed ha guidato appunto il team che ha creato l'elicottero, e ora sta parlando di come hanno lavorato per crearlo e quali sono le particolarità. On top, and a fuselage that's filled with all kinds of electronics, everything from advanced items to off-the-shelf items, all carefully tailored and screened for use on Mars. It's a very unique aircraft that is capable of that kind of flight, with the blade spinning at 40 RPM, 40 times a second, and really being able to 40 volte al secondo si muovono queste eliche sulla superficie di Marte.
Sono circa 70% della velocità del suono. It has survived launch. It has survived the journey through space with vacuum and radiation. It has survived the entry and descent and landing onto the surface with its on the bottom of the Perseverance rover. And it has survived all of the challenges and design issues that are necessary for a spacecraft. But most of all, I think of Ingenuity also as an experimental aircraft. Here is in the long tradition of experimental aircraft that started all the way from the Wright brothers, who are able to bring aerial mobility as a dimension for us to be able to travel here on Earth. In the same way, we are hoping that Ingenuity also allows us to expand and open up aerial mobility on Mars. Now, the Wright brothers in 1903, they flew this with a small spruce wood and fabric system. We in Ingenuity, with all our high-tech materials and carbon fiber skins and exotic metals, we are very proud to honor that experimental aircraft from long ago by carrying a small piece of fabric on Ingenuity. Here you see engineers installing that small piece of fabric. This fabric is from the original aircraft that flew at Kitty Hawk. The Wright brothers were auctioning pieces of this to raise money for their future efforts. And we thank the folks at Dayton History who let us honor that original pioneers with this adding this piece to our Ingenuity air. Guarda, quello che ho appena detto è che c'è un pezzettino di stoffa del primo aereo dei fratelli Wright del 1903 che è stato messo, appiccicato sotto l'elicottero Ingenuity. Quindi quando Ingenuity volerà avrà un pezzo di stoffa dell'aereo che ha volato per primo nella storia umana a Kitty Hawk nel 1903 dei fratelli Wright. Vabbè, io sono troppo felice di questa cosa. Qui fanno vedere tutti i materiali avanzati che hanno utilizzato. Going into our 25-foot space chamber, which simulates the atmosphere of Mars, where we did a number of flights to characterize the performance of the system. Questi sono test che hanno fatto in una stanza che simula l'atmosfera marziana. Hanno tolto abbastanza aria ad avere la stessa densità dell'atmosfera marziana e poi l'hanno legato a un filo per simulare la gravità dell'atmosfera marziana e hanno visto che funziona. Cioè l'elicottero sulla Terra in condizioni simulate marziane ha funzionato. Quindi in teoria può volare. Ora vediamo se funziona anche su Marte, se resiste. E scopriremo. Pesa meno di circa 1,5 kg al massimo, tutto quanto l'elicottero. At a milestone right now where we are on the surface, we have successfully exposed ourselves to the atmosphere of Mars. We are right now in the process of having the rover drive us to a location, which will be our airfield. There will be a long 10-day sequence of careful, critical deployments. And then there will be the deposition of the helicopter on the surface. And then there will be that first exposure to sunlight when we have to charge the batteries by ourselves, where we're no longer part of the Perseverance rover and connected safely. And we're completely on our own, fully autonomous, waiting to receive commands. We will go through a number of days of commissioning, approximately a week, where we test out sensors, we test out servo mechanisms, we test the motors to make sure. In pratica quello che ha detto è che hanno una volta nei prossimi giorni inizieranno le procedure per rilasciare il rover, l'elicottero sulla superficie. Quello ci vorrà una decina di giorni per rilasciarlo, perché sono tutte manovre molto precise, e poi una volta arrivati devono caricare le batterie per conto loro, non più basandosi sull'elettricità dal Perseverance, e poi questo è il percorso del primo volo che faranno. Già hanno scelto la zona. All right, thank you. I want to talk a little bit about where we've chosen to fly the helicopter. Immediately after the rover landed on February 18th, just within a couple of hours, we started to search for a good place to drop off the helicopter. And when I say good place, what I mean specifically is we wanted to find something that we call an airfield, which is an area where it is safe for the helicopter to take off and also safe for the helicopter to land again. Hanno scelto il primo campo aereo su un altro pianeta. Oh, che bello! Qui hanno scelto il posto migliore tra quelli che poteva fare da campo aereo. And that area should also be situated within a larger flight zone.
The flight zone is where the flights themselves will happen. And we're also looking for something relatively flat there. And we're looking for something that has enough texture. That means things that the helicopter can look at with its cameras while it's flying in order to keep track of where it's at. So we began to look for an airfield and a surrounding flight zone, first using satellite imagery. And then, as it became available, images taken by the rover itself after it landed. And we began to realize that we might just have a really great airfield right in front of our noses. In fact, we have a satellite image, if we can pull that up, that shows where the rover landed, as well as the flight zone and the airfield. And allora, qui sono atterrati, qui sono atterrati più in basso, e qui si trovano al momento. Questa è la zona dove voleranno. Better images of this area. And we have a second image here that shows what the rover saw with its navigation cameras, looking directly up the airfield, or up the flight zone with the airfield in the foreground. And using these images and other images, we really scoured this area. We looked at every little rock and pebble within that airfield and measured it before we finally were comfortable saying, yes, this is going to be our home base for the helicopter. So what you're looking at there is in fact the first airfield on another planet, and we're planning to deploy the helicopter right in the middle of that. Ma che bello, che bello. Quindi il primo campo aereo, il primo airfield sulla superficie di un altro pianeta, a 120 anni circa dopo il primo volo di Kitty Hawk. Most important flight that we plan to do. It'll be the first powered flight by an aircraft on another planet. And we've, in fact, met most of our goals for this project just by getting to the point where we are right now. And we'll declare complete mission success if we do this first flight that we're going to attempt. Now, the flight itself... Allora, farò un primo volo e se funziona sarà già un successo per la missione. Tutto il resto è bonus. And then we will hover in place for about 30 seconds and make a turn with the helicopter while we're hovering, and then come down and land again. And we have an engineering simulation here that shows questa che vedete è una simulazione di quello che sarà il primo volo. The airfield that we have just chosen. Now, when the helicopter goes to fly like this, a few hours ago, it's already received instructions from us on Earth that describes exactly what that flight should look like. The detailed trajectory that it's going to follow, how fast it's going to follow that trajectory, where and when it's going to turn, when it's going to take picture, etc. So it knows at that point exactly what we would like it to do. But it has to work very hard during the flight itself in order to make that happen. In particular, it takes images of the ground below it at a rate of 30 images per second and analyzes those in order to track the features on the ground to see how it is moving across the ground. Allora, durante il volo farà una camera che riprenderà tutto quanto a 30 immagini al secondo, poi le analizzerà in diretta per capire dove si trova e qual è la zona sopra cui si trova, se sta seguendo la traiettoria prevista dal programma e in caso se andare verso una zona di atterraggio successiva. So with that, I'd like to turn it over to Farah, who's going to talk about how the rover will be supporting the helicopter during the flight experiment. E ora parliamo di cosa farà il rover Perseverance per sostenere la campagna di Ingenuity. How we get from where we are today to that first flight early in April, and how the rover team is supporting the Ingenuity mission. So if we look at our first picture here, I love this picture. We took this picture on Sunday on Mars using our robotic arm, and we peeked under the belly of the rover. And what you're looking at here is the debris shield on the ground. That's the debris shield that protected our helicopter as we were landing on Mars last month. But what's the coolest thing is you can see Ingenuity there, all tucked in below the rover, doing okay. Everything is all in place, and she's ready to get to the surface of Mars. So what's going on right now is that we're driving to that helicopter deployment area that Howard just talked about. That's going to take another couple of days. And then when we get there, we're going to go through a series of steps to get the helicopter from its current horizontal position all the way to being vertical and then being dropped on the ground. That's a very prescribed and meticulous process where we separate, there's a number of launch locks and attachments that we separate one by one.
We're going to be imaging each time, making sure that the helicopter is in the expected position before dropping it on the ground. So that's going to take multiple days. Hanno detto quindi che una volta che nei prossimi 2 giorni il rover continuerà a muoversi fino al campo aereo scelto, dopodiché per una decina di giorni circa faranno piano piano manovre per spostare il rover sotto. Qui si vede il test che hanno fatto e poi fotograferanno ovviamente piano piano di continuo come sta andando, come funziona. On that last day, we released the last restraint. Slowly drive away from the helicopter, making sure that we don't hit it or anything. And what's most stressful is that once the helicopter is separated, we actually have to drive away from it within 25 hours. Because as Bob mentioned, the helicopter needs photons, it needs sun on its solar panels to charge its batteries, and it can only survive one Martian night without that. So that's going to be a very stressful period, but what I look forward to the most is after we do that drive, we're going to get that first shot of Ingenuity on the surface of Mars on her own there, and I just cannot wait to get that first picture. I think it's going to be a really great moment for the entire team. So after we've dropped Ingenuity on the ground... Quindi hanno detto che poi l'elicottero in sé ha abbastanza carica nella batteria per mantenere l'elicottronica al caldo per una notte e basta sulla superficie di Marte, quindi deve subito funzionare il pannello solare, altrimenti è finita la missione in anticipo. E poi il rover, una volta finito, il rover si indietreggerà e andrà in un punto panoramico dove guardare il primo volo e riuscire a vedere tutto quanto. And our beautiful view is going to be Ingenuity. And we are going to do our very best to capture Ingenuity in flight. We're going to be taking images. We're hoping to take video. Now, I'm going to warn you, it's hard. Space is hard. And in this case, we have 2 missions that have their own separate clocks. And we got to get that timing right to get that first flight. But we're trying very, very hard to catch that and get that. So before I hand it over here, I just wanted to give you a little bit of an anecdote, a little bit of a personal side to this. So on the rover side, we're kind of a small team supporting the Ingenuity team. All of us have our own day jobs of supporting the rover mission itself, and all of us were asked at some point, hey, can you help make this mission happen? I still remember the phone call where I was told, hey, Farah, we know you're busy, but there's this helicopter. Do you want to help with operations? And of course, my answer was absolutely yes. And it's been such fun. Hovard and Bob, it's been an honor for our team to be able to support you and your team and to be part of this historic event. I really appreciate you taking us on your journey, and I just cannot wait to spend the next 40 or so days with you here, getting Ingenuity on the ground and supporting you on that first flight. Che bello. Ha detto che quanto è stato un piacere per lei poi dopo essere chiamata, che lei lavorava al team di Perseverance, a dirgli ehi, so che sei molto occupata, ma ti piacerebbe far parte occuparti anche delle operazioni di Perseverance riguardo a Ingenuity e del sostegno di Perseverance riguardo a Ingenuity, e lei era felicissima di questo, ovviamente non vedo l'ora di vederla arrivare sulla superficie. I wanted to say a little bit about my former community in Boulder. I've been at JPL for about a year now, and prior to that, I had the privilege of serving as the Dean of Engineering at the University of Colorado Boulder. And I just want to say that, from all of us here, that our hearts go out to that community today. Boulder's a special place for many reasons, one of which is the connection to aerospace and space exploration. In fact, JPL has many partners in Boulder and across Colorado. And so to my former students, the faculty and staff that I worked with every day, and the whole Boulder community, I just want to say that we stand with you and know that you'll get through this. Thank you. This past year, our world and the lab has largely been about perseverance. But as we approach April, while we continue persevering, it feels a lot to me like the month of Ingenuity. And it's Ingenuity and this team that are primed to make space history in April, marking humanity's Wright brothers moment, the first flight of a powered craft on Mars. Ingenuity is an apt descriptor for the helicopter, but also for this team. I've watched them closely. They're close-knit, resourceful, creative, imaginative, a diverse team of innovators. And I want to take just a moment on behalf of the lab
to thank the whole team for what they've already accomplished, what they've already taught us about perseverance and ingenuity as they traveled the road to Mars. Ah, Now, this team questo è il team che ha lavorato a varie cose dietro Ingenuity, di tutto e di più. In fact, we've had a great set of partners in this endeavor. With their deep knowledge of rotorcraft, the NASA Ames Research Center has been a source of invaluable assistance to this project. NASA Langley Research Center made significant contributions in the area of computational fluid dynamics. And in addition, I'd like to thank some of our partners at AeroVironment, at Qualcomm, and at Lockheed Martin. As Dr. Glaze mentioned earlier, Ingenuity is a tech demo. And historically speaking, it wasn't that long ago that another Martian tech demo was assembled in a clean room only a few hundred meters from where we are today. Sojourner. Sojourner demonstrated the value. Parla di, eccolo, il primo rover creato, e il primo appunto, che era una demo, come lo è Ingenuity, e poi dopo Perseverance sono arrivati i rover Opportunity e Spirit, e poi dopo Curiosity, e ora i Perseverance, ma anche appunto sarà Ingenuity che si aggiunge. Sophisticated science emissaries that have advanced our knowledge of Mars and taught us a little bit more about our home planet Earth. They've brought Mars home to all of us. And to think, it all started with a tech demo. In this same spirit, I can only imagine where we may be a decade or so from now. If we can scout and scientifically survey Mars from the air with its thin atmosphere, we can certainly do the same in a number of other destinations across the solar system, like Titan or Venus. We can provide higher resolution measurements, perhaps from orbit, fly farther, perhaps, than a rover could traverse, or access sites that are difficult to reach by these other means. The future of powered flight in space exploration is solid and strong. Sta dicendo che se questa demo funziona, fa da apristrada per un sacco di missioni scientifiche diverse che potranno portare le sonde in zone che sono inaccessibili altrimenti, oppure riuscire a volare sopra vaste zone aiutando il rover a muoversi, o aiutare anche gli esseri umani, o anche permetterci di creare cose volanti anche per Venere e per Titano, altri due grandi mondi con atmosfera. E un'altra cosa che ha detto all'inizio è che ha lanciato un messaggio di supporto alla comunità di Boulder in Colorado, dove c'è stata una strage con una persona armata che è entrata con un fucile dentro il supermercato uccidendo 10 persone. E a Boulder, a Colorado, sono state fatte tanti pezzi di sonde spaziali. È una comunità molto molto forte legata alla storia delle scienze planetarie della NASA, e quindi moltissimi studenti, anche molti di quelli che sono ora alla NASA, sono passati da lì. E quindi ha parlato anche di quello. Leading the teams responsible for making breakthrough discoveries in the cosmos, Jacob was a Renaissance man. He seemed to do it all. He contributed to the success of the Spitzer and Kepler space telescopes, to Juno's mission to Jupiter, to the Dawn mission to the asteroids, Cassini to Saturn, and InSight Mars lander. Jacob was also a pioneer and an innovator himself, who helped develop the Marco mission, which were the world's first interplanetary small spacecraft, which flew as a tech companion along with the InSight lander. When Ingenuity was conceived here at JPL, it was Jacob who pushed this team forward. A native of Namibia, Jacob came to America in 1982 as a graduate student at Caltech, where he earned a master's and PhD in electrical engineering, and he began to work at JPL immediately thereafter. He was passionate about sharing the excitement of space exploration with the people of Namibia, across Africa, and across the globe. Parla di lui che fu uno degli ingegneri che ha lavorato al progetto, è originario della Namibia, non c'è più, però ha lavorato, è stato uno di quelli principali dentro and a devoted teammate to me and to all of us across JPL. It remains hard for many of us to imagine our community without his light and smile. Ingenuity was one of Jacob's final projects at JPL, and it would not exist today without his leadership, dedication, and patience. He was the guiding force, watching over this team
his team. And he would have been so proud to see the product of this team's hard work. On behalf of all of us at NASA, at Caltech, and at JPL, and in particular on behalf of the Perseverance and Ingenuity teams, it's my honor to announce that today we are recognizing Jacob's sustained and significant contributions to space science by naming the location on Mars from which Perseverance will look over Ingenuity's historic flight as the Van Zeel Overlook. May he continue to watch over this team, and may his memory continue to guide us, encourage us to be bolder and dare mighty things. Allora, lo scienziato che era a capo del progetto inizialmente, che non c'è più, e che ha lavorato dietro il team, insieme al team per tutto questo tempo, e che ha avuto una lunga storia dietro anche per altre missioni planetarie, è stato dedicato a lui il posto da cui Perseverance osserverà il volo di Ingenuity, che si chiamerà Van Zeel Outlook. Questions. Le domande? Could I have a little bit of a timeline in April as to when you think you'll be meeting your milestones, and what target date at this point, no earlier than date, do you think the first flight might occur? And the fabric sample from the Wright Flyer, could you tell me how large of a piece of sample that is that flew on Ingenuity? Thank you. Allora, le domande sono quando, la data e quanto è grande il campione del primo aereo. When that flight could happen is no earlier than about April 8th. But things are fluid. As I mentioned, we are very event and experiment driven, so that could be changed by a few days in either direction. But that's the best guess that we have right now is April 8th. Allora, miglior data per adesso è 8 aprile. Però più o meno. And so it's really a small little element that's been sealed and wrapped in appropriately, and it's been attached to a small cable on the underside of the solar panel. And it's called Pride of the West. That's the kind of fabric that was used on the original flyer. And it's like, that's what's there on Ingenuity right now. Ok, anche ha detto che c'è un piccolo pezzettino appunto di Ingenuity. Mi sono perso esattamente la dimensione, se ha detto. Non ho capito. Allora, di nuovo, 8 aprile, giusto perché magari però ha detto che non si aspettano di volarlo prima di 8 aprile indicativamente, se devono indovinare una data. Però grosso modo, perché può essere qualche giorno dopo o qualche giorno prima. Ora, la nuova domanda gli stanno chiedendo quando è che vedremo un altro elicottero su Marte. I mean, I'm wondering if NASA would seek to add a new mission for that, or is it possible that the sample return mission could add an aircraft? Thanks. I can take that one if you like, to at least start, and then maybe Bobby might want to expand. But from the NASA perspective, I think this is going to be really, like I said, an enabling capability that we're going to demonstrate, hopefully with the flights over the next several weeks. As far as identifying a specific opportunity in the near future, what we like to do within NASA is to provide competitive opportunities to our community. And so we do offer those on a periodic basis, and would hope that the community will see this as a great opportunity to start thinking about aerial platforms as a potential way to really expand our Mars exploration. So that's the most likely pathway in the immediate future. Yeah. Add to that, it's a very analogous situation to when Sojourner first flew and did its thing on Mars. At that time, Spirit and Opportunity were not in the plan, but after the Sojourner's success, which proved the ability of surface mobility, there was a change in plans and an evolution in people's thinking. And it's quite possible that we could have a similar evolution here, where future autonomous aerial systems could come into play. Allora, hanno detto che fondamentalmente anche quando hanno fatto il primo rover Sojourner non c'era ancora pianificato i rover come Spirit Opportunity, ma sono arrivati dopo il successo. Quindi può essere che dopo questo successo, in futuro, nei prossimi anni verranno proposte vere e proprie missioni alla NASA attraverso i vari processi competitivi. Quindi potremo vedere. Where you could see Ingenuity operating beyond that
and if it performs really well on those initial flights, like actually doing some work for Perseverance, helping it scout and so forth. Allora, la domanda è se si aspettano che duri per più Yeah, giorni I'll del take that. previsto. It's the month of Ingenuity, right? And we're very confident that we can conduct our technology demonstration and meet all of its objectives in that month. We also have a science mission to conduct, a very important science mission that's going to gather the samples that will eventually come back to Earth as part of the Mars Sample Return campaign. So that month is our window to conduct the technology demonstration experiment, and we're confident that we can do so. Allora, ovviamente hanno detto che hanno un mese a disposizione perché poi il team è quello e anche poi i soldi sono quelli che non hanno fondi infiniti, quindi ovviamente vedremo come si comporterà l'elicottero, ma fondamentalmente hanno un mese per fare il loro test e dimostrare tutto quello che possono fare con l'elicottero. Think is the riskiest part of actually flying this on Mars? Is it dust, or is there some other element that obviously you couldn't test for on Earth that kind of has the team most curious about what's going to happen? Allora, la domanda è stata qual è il rischio maggiore per That we l'elicottero? are flying in the atmosphere of Mars, which has its own dynamics, its own winds, wind gusts, and so forth. And these are things which we tested with wind tunnels in our chamber. We have some confidence that everything will be good, but there's nothing that beats actually being in the real environment of Mars to actually see how well the flight and the aerodynamics actually works out. There are also other challenges related to surviving the night. We have a thermal system for this very small system, which is it's difficult to keep a small system warm through the night, as you can imagine. And so just to see how well that thermal system protects us through the night, how well does our solar panel work? There are a number of engineering aspects before we even get to the flight. But when it comes to the actual flying, it's really the winds and the dynamics of how all of that interacts with the helicopter that would be the most interesting thing for us to learn. Allora, ovviamente ha risposto che una delle prime difficoltà sarà anche vedere se riescono a sganciarlo per bene e anche se sopravvivere alla notte marziana e se sopravvive con i pannelli solari propri. E poi dopo una delle cose che lo preoccupa sono i venti marziani, che sono ovviamente molto diversi, però pensano comunque sarà interessante raccogliere dati per le missioni future. Expectations for Ingenuity's flight. And also, is there anything that would prevent Ingenuity or save Ingenuity from blowing over if there's a gust of wind or something once Perseverance backs away from it? Thanks. Oh, yeah, hai chiesto se per esempio ci sono rischi di se spinti via dal vento. It's an atmosphere and temperatures and how dusty the place is, how much. So we're getting a lot of information that is helping us finalize our plans. But there is really no concern in the sense of, anything blowing over. The forces are really quite small in terms of, having the helicopter topple over when it's on the ground. So really all the challenges are related to aerial flight, and we will get more information all the way up to the day of the flight. We have a weather forecast team that is telling us every day what the winds will look like as to the best estimate and the best knowledge. We will know what the solar power looks like during our commissioning phase. So we'll be fully prepped up for that first day of flight, and right now things are looking fairly reasonable. There's nothing that stands out as a unique challenge or a unique hazard in anything. Allora, no, per adesso l'atmosfera non sembra essere troppo un problema, quindi sembra tutto tranquillo, e anche per quanto riguarda le future sfide, prima devono appunto rilasciarlo e farlo funzionare, però sono abbastanza sicuri che ha delle buone chance per funzionare. Yeah, my question was about that most perilous phase, which Farah Ali Bey described. What might happen? Could you just dig into that a bit more about what the issues are and what might happen if Ingenuity doesn't get the charge it requires? Does it just die then? Is it irretrievable? Sì, allora Yeah, sure. So that ha chiesto last che succede se non riesce, se non può caricare le batterie. deployment of Ingenuity to the ground. So think of it as Ingenuity is vertical below the rover, and we separate its last connection to the rover, and that's the connection that gives it energy, that keeps it warm overnight. So that timeline that I talked about is 25 hours in terms of how long our batteries will last from our models without getting any sunlight on the helicopter. So from the rover point of view,
That's a reasonable timeline. We're not talking about, we just have to drive 5 meters. It's something that we do every day on Mars right now. But still, we are giving ourselves as many shots as we can to get that drive off because it has such huge implications on the helicopter. So what we're doing is that we're dropping the helicopter on the ground. We're actually going to have ground in the loop. Us humans here are going to be able to interact and see what happened with that drop, and then we'll command a drive away from that helicopter. If that drive doesn't happen on that day, we as a team will have overnight to debug and to figure out what happened and drive off the next morning, and Ingenuity will still be okay. We have a great team of engineers, and I'm sure that whatever Mars throws at us, we'll be able to deal with it. And we sure have practiced a lot for that day to make sure that we get Ingenuity safe on the ground. Allora, hanno parlato del fatto che per quanto riguarda Ingenuity, è vero che ha una batteria che durerebbe una notte, però devono muoversi con il rover per 5 metri e quindi pensano di fare in tempo in caso anche se ci sono problemi durante la notte, risolverli e poi allontanarsi dal rover, girarsi e dargli la possibilità di volare anche con una sola carica. What the team is making sure that we don't get shaded under the rover for that longer time. But if they can get off the next day, even if it's a little bit late, we should be okay. Allora, perché ovviamente se il rover è sopra Ingenuity non può caricare il pannello solare, quindi è importante che il rover se ne vada da lì. Asks, how high do you think it will go up in Mars' atmosphere? And if it works, how will it help in future missions to Mars? Quanto alto arriverà e come aiuterà per le future Yeah, missioni? so the first flight that we're going to do that I talked about earlier, we're going to go 3 meters high. 3 And metri, then prima our altezza nominal di flight testa height for the remaining flights is 5 meters above e the 5 ground. metri poi So per il that's resto. mostly where we're going to be. Tra 3 e 5 As far metri. as the potential that this has for future exploration, you can kind of think of it as, we use drones and helicopters here on Earth for all sorts of things that they're more suitable for than land-based vehicles, right? So you can just imagine being able to have that same capability on Mars, flying around on Mars. And that could be for reconnaissance purposes, taking pictures to scout out areas, potential science targets for future rovers or even future astronauts on Mars. Or it could be carrying its own science instruments into areas where you can't get with a land-based vehicle. So that's the kind of potential that this technology could have for the future. Allora, per quanto riguarda l'impiego tecnologico e scientifico, ovviamente, come abbiamo detto prima, potrà essere usato in un sacco di contesti diversi, un po' come anche i droni succede sulla Terra. It's the height of the most of the flights. Great, thank you. And up next on the phone lines is Robert Hotz with the Wall Street Journal. Hi, can you hear me all right? Yes, we can. Great. So I thank you for the briefing. I have 2 questions. And the first perhaps to Bobby Brown. Can you just give us a program cost for Ingenuity, separate from the overall mission cost of Perseverance? Number 1. Number 2, and as a subset of that, can you give us any idea about the development cost of these remarkable helicopter blades that you all have developed to handle the very thin Martian atmosphere? Qual è il costo dell'elicottero e qual è il costo delle eliche che hanno progettato per l'atmosfera marziana? Or relationship in an engineering sense between the development of the rotorcraft for Mars and the development of the rotorcraft or hovercraft that's being prepared for the Dragonfly mission to Titan. Thank you. Mm-hmm. So, yeah, I'll take the first question, and then I'll turn the rest over, I think, to Bob. But the program cost for Ingenuity was on the order of $80 million. 80 milioni, and that's separate from the Perseverance cost itself. Perseverance è costato più di 3 miliardi, quindi rispetto al costo di Perseverance 80 milioni. It's a bit difficult to separate out, a particular element because this design was done in a very integrated, holistic sense where a lot of engineering trades across multiple subsystems, power, blade design, fuselage design, thermals. So it's very difficult to isolate the cost. So I don't think there's an easy way for anybody to come up with an answer as to what the particular blade, technology work ended up costing. With regard to your second question about Dragonfly,
So yes, we have been in conversations with them. They've been especially interested in getting some of our early thoughts on what kind of testing we did. After all, part of the invention here was not only to build Ingenuity, but to build a test program for a first-of-a-kind system. There are no, places to go to sort of look up what should you test next. So they have, some of the engineers have been in consultation with us as to what kind of testing would make sense. So we have given them some of our inputs. And so that's the nature of the interaction at this point. And I'm sure as their program matures and they go into other phases of their development, there will be folks on the Ingenuity team who will be able to offer help and guidance to the extent that we can. And we can also get Lori in here. Lori, would you like to answer some of the questions as well? And we can also get it repeated for you. Sure. No, I'll just expand a little bit on Bob's comment there. That I'm really glad to see, across NASA, we like to learn from each other, and we've got this great experience and expertise here from the Ingenuity team, and of course the Dragonfly team is just getting started on their development of working on the quadcopter, the Fondamentalmente stanno parlando in questo momento di come il gruppo che sta lavorando l'elicottero, il drone Dragonfly che andrà su Titano sta già lavorando ai primi test e che stanno parlando con quelli di Ingenuity, più che altro non tanto perché l'ambiente è ovviamente molto diverso, ma più che altro su come hanno costruito quello che serve, le stanze, cioè le camere per i test eccetera, che hanno aiutato, lo hanno permesso loro di fare test in un'atmosfera diversa. Quindi è quell'esperienza fatta per Ingenuity che aiuterà poi a progettare anche altre cose in futuro, come Dragonfly, che partirà, vi ricordo, nel 2027 e arriverà su Titano nel 2036. Is Bill Harwood with CBS News. Yeah, hey, thank you. I think this is probably for Bob. Is the limit, the 5-meter maximum altitude, is that just based on general principle being safe, or is there anything to do with the nature of the Martian atmosphere that makes you not want to go higher? And a second question, real quick, if the device flips over on its side or something during the landing, would it even be possible to use the rover and its robot arm to maybe come to the rescue and flip it back over, or would that just be all she wrote if something like that happens? Thanks. Ha chiesto se cade di lato il rover lo può aiutare con il braccio robotico. Over question. Yeah, so the nominal height of E poi se i 5 metri sono per un motivo particolare. One of them is that we have a laser rangefinder that measures the distance to the ground. And we've characterized that up to a certain range, and we want to have, a sufficient amount of margin on that so that we're completely safe for our nominal flights. So that's part of where that comes from. It's not really the atmosphere. The helicopter, physically would be capable of attaining higher altitudes, and it could, in principle, go higher, currently as designed. And there may be cases where, if everything goes well during our nominal flights, where we might stretch things a little bit beyond, the nominal heights. Aspetta. For a reason, there is a unfortunate case where the Ingenuity doesn't land quite right and tips over. It's quite likely that the damage, especially to our blades, will be such that it really doesn't make sense to try to do anything further at that point. So there really is no merit to actually having Perseverance come back and right-side it up. It would be most probably be so damaged at that point that it's really not flyable anymore. Of course, it's all been designed so that it doesn't do that, so we don't have that expectation unless it's a really bad day during the test flight program. Allora, per la prima domanda, per quanto riguarda l'altezza, la parte fondamentale è riuscire a riprendere da almeno 5 metri, cioè circa 5 metri la superficie, in modo da avere un'affidabilità della superficie. La seconda ha detto che se cade sul di lato si rompe probabilmente, quindi non serve che il rover lo aiuti perché probabilmente a quel punto le eliche sono rotte. Potential of kind of a device like this being used in an astronaut toolkit. I mean, what kind of range might be possible given a successful test of this demonstration? And then the other thing is, how long-lived is this vehicle, and is it conceivable that it could be used in the Mars Sample Return Program? Ok. Hanno chiesto
Quanto durerà e se Thanks, sarà d'aiuto anche per la prossima missione di recupero dei campioni e come verrà usato in futuro da umani? Robotic assistants that are paired with astronauts today, like on the International Space Station, for example. And so there has been quite a bit of work done in how humans and robots could work together for exploration purposes. We've been pathfinding some of that on the International Space Station, but certainly as humans venture out at some point, you could imagine that occurring. I dropped the other part of your question. I apologize. How long-lived would the vehicle be, and is it conceivable if everything is still operational on it? Can it survive for years before the Mars sample return mission gets underway? Yeah, so se durerà per let anni. me address that. It's not conceivable. Let's just Ok, be non sopra straight per about anni. it. So Sojourner, by the way, lasted about, if I remember right, it lasted about a few months on Mars. It was a tech demo, right? And it did not have the long life that Spirit, Opportunity, Curiosity, and we believe Perseverance will have. And in much the same way, this is a tech demo. It's been sent to Mars to prove the capability, and we believe we can prove that capability. We can meet all the flight test objectives in the month of Ingenuity. So there's not really a need for that long life. It hasn't been designed for that purpose, and so there's really no way I could conceive that it could last through the harsh conditions on Mars for the length of time it would take to participate in some future mission. Ok, non parteciperà probabilmente a future missioni perché non è pensato per resistere così tanto, ma comunque non è quello l'obiettivo perché tutti i suoi obiettivi li finirà in un mese. Così come è stato alla fine il piccolo rover Sojourner negli anni 90 che per pochi mesi era semplicemente una demo, ha funzionato, ma ha fatto da apristrada poi ai design futuri per missioni fatte per resistere come Perseverance ora o al tempi appunto Spirit Opportunity. And up next is a social media question. Akashan on Twitter asks, when can we expect to see some results, videos or pics from the Ingenuity helicopter? Quando avremo delle immagini e video dall'elicottero? So we'll be taking videos and images as soon, every day, every step of the way. But obviously videos and images are high volume, high bandwidth, to get down to Earth. So on the days when we're flying, for example, we're going to prioritize getting the helicopter data down first, and that's the most important. That's what tells us if we've been successful or not. And then behind that will come the images and videos. So for every major milestone, we're expecting probably within the day or two, depending on how our bandwidth looks, that we'll be getting those images and sharing them with the public. Everything is available on mars.nasa.gov/perseverance. Allora, per quanto riguarda i dati, per prima porteranno i dati del volo, quindi la prima cosa saranno tutti i dati di telemetria di come è andato il volo. Le immagini scattate durante il volo arriveranno successivamente, per quelle bisogna un pochino aspettare, quindi magari un giorno, 2 giorni, qualcosa del genere, ma sarà tutto quanto disponibile appena ci sono. What was the greatest engineering challenge in designing Ingenuity? Was it, for example, getting enough lift in the thin Martian atmosphere or maintaining enough power so it could even fly? I mean, what was the greatest engineering challenge? And then I'll have one more question. Yeah, I can take that. I think the biggest challenge was to control the mass, the total weight of this aircraft so that it would be as light as possible. The gravity on Mars helps a bit in terms of flying. It's about 40% of what you have here on Earth. But anything that gets heavy just won't be able to lift off in that thin atmosphere despite your best attempt at aerodynamics. So to keep a design where every part was carefully weighed and managed and constraints were put on the design process to make sure we didn't get a mass growth that would make flight not possible. That was the major challenge through the entire design process. Qual è stata la sfida ingegneristica più importante? E lui ha detto contenere il peso, perché se sei troppo pesante non voli. Vi ricordo che pesano circa 1,5 kg. Mentioned about a weather forecast team providing you forecasts on Mars. Now, I know we get some weather data from Mars. I was not aware that
you were trying to forecast the weather on Mars. Can you discuss that process and like how often are you getting briefings and just describe that whole part of the process? Let me discuss. Ha chiesto per le previsioni meteo, ci sono quindi previsioni meteo del team? Talk more. So we look to weather for two main reasons. One is we want to get some sense of how much energy we're going to use keeping things warm. Is it a breezy day on Mars? Is it a breezy night on Mars? So that allows us to forecast, what thermostat settings we need and how much power we're going to use to keep ourselves warm. The second one, which, is what a pilot would care about. And in that context, Howard, do you want to talk about you as the Ingenuity pilot? What are you looking for and how are you getting it? Yeah, so there are two particular weather products that we look to. One is the density at the time of flight. And fortunately on Mars, things tend to be very repeatable from one day to the next. And so we get these density curves that show us how the density varies throughout us all. And it allows us to project into the future what it's going to look like when the time to fly comes. And the way that we use that is, first of all, the density has to be within a range where it's flyable. And then we also adjust the rotor speed of the helicopter according to what the predicted density is at the time of flight to be optimal for that. And the second weather product that we're interested in is wind. Air density, correct? Say it again? For the benefit of the others that are listening, you're talking about the air density? That's correct, yes, the atmospheric density. And then the second thing that we're interested in is wind. And we don't use wind directly for planning a flight other than to make a go, no-go decision. So we want to have reasonable amount of confidence that the wind is within a certain range where we don't exceed the airspeeds that the helicopter is designed for. Allora, I hope those forecasts are reliable. Thank you all very much. I tre parametri meteo a cui si baderà è uno, quello della temperatura per assicurarsi che appunto le temperature non siano troppo basse, poi due parametri per quanto riguarda il vento e per quanto riguarda la densità dell'atmosfera, che sono molto importanti per assicurarsi che tutto possa funzionare bene. How does that work? Yes. Cavolo, mi sono perso la domanda. Yeah, I can take that. So basically, since Ingenuity operations are done a day ahead of the actual flight. So we will be looking at weather patterns, our engineering performance on the days leading up to the flight. And then we will make a go, no-go decision as to whether we want to uplink commands to the helicopter to fly the next morning or late in the morning or very early in the afternoon. Those are the kinds of decisions we'll be taking here on Earth. But they will all be decided on the day before. And then the helicopter will execute those while theoretically, I suppose, we'll all be asleep, but I somehow don't think that'll be the case, at least for the first flight. And so then we get the products back in the downlink that comes from Mars in the afternoon, and we make an assessment as to how we did. So it's not, the real-time responsive sort of countdown, go, no go kinds of things that you would see in a launch where everything is very immediate. This is a much more deliberative process that happens the day before, and an assessment of the results on the day after. Ok, quindi Thank you. And up next on the phone lines. Ha spiegato che aspetterà, cioè fondamentalmente. Aspetta, ora sento la domanda e poi rispondo. It's all super interesting stuff. I'm wondering, regardless of how the technology demonstration goes, what other kinds of powered flight have been considered for the atmospheres of other planets? Has there been discussion about jet engines or even hot air balloon type lift systems? Che altri sistemi di volo sono stati pensati per atmosfere planetarie? Laura, yes, I can speak to it. I'll speak to it a little bit. So just to be clear, there actually has already been a flight on another non-powered flight on another planet. The Europeans and the Soviet Union actually conducted a balloon experiment in the atmosphere of Venus way back in the 1980s. And so that has been done, and certainly balloons are a possible platform in various atmospheres if you've got sufficient, the right density conditions there. You could also have glider planes have been considered and thought about. So I think there are a variety of different types of aerial vehicles that have been considered, but I do think that this powered, controllable aerial flight
is really going to be an enabling capability that allows us to not just access different parts of a planetary surface or atmosphere, from within the air, but control that exploration and be able to be more deliberate in how we do that exploration. Thank you, Lori. And up next we have Rick Lovett from Cosmos Magazine. I'm a numbers guy, and I'm looking for something on the scale with the landing zone. Like, how big is it? How far is the rover going to drive to drop the helicopter? How far does it go away to the overlook? How high is the overlook? So that type of thing. Allora, prima di tutto, nella domanda precedente ha detto che ci sono diversi tipi di atmosfere che possono permettere tipi diversi di volo, e quindi, per esempio, i sovietici e europei hanno fatto un volo con palloni aerostatici nell'atmosfera di Venere, ma in futuro potremo fare anche altre cose come glider nell'atmosfera marziana, eccetera. Però per adesso ci concentriamo su Ingenuity, che sarà il primo volo, il volo vero e proprio. E ora stanno riparlando di nuovo della zona di volo e quanto sarà lontano il rover. Più o meno quello che abbiamo già detto prima. So the airfield that I discussed, which is the area where the helicopter will take off from and then land back in, that's a 10 by 10 meter area. And then the entire flight zone from one end to another is on the order of about 90 meters. Ok. Quindi la distanza totale sarà circa una novantina di metri e la zona di lancio e atterraggio sarà circa 10 metri per 10 metri, campo aereo. Than the flight zone, so it has an elevated view, if you will, of the flight zone. Great, thank you. And up next we have John Amos from the BBC. Thanks very much for doing this. Can I just confirm, you've actually driven past the airfield, haven't you? You've gone east of the airfield and now you're driving back. Is that correct? And also that final flight, I think you're going to attempt 5. What is the likely profile of, assuming everything is successful, what is the likely profile of that 5th flight? Havar, do you want to take that? So it is correct that we drove past the airfield, and part of the reason we wanted to do that is we were able to get these really nice images that we looked at earlier, right from the corner of the airfield, that allowed us to actually measure centimeter-sized rocks. Ok, hanno detto che hanno già sorpassato il sito precedentemente del campo aereo e poi sono tornati indietro. Hanno fatto questo per riuscire a mappare tutta la zona in alta risoluzione e avere immagini anche di piccole rocce di pochi centimetri per mappare tutto e essere sicuri che non ci sono ostacoli, che va bene. I think up to a maximum of 5. I'm just kind of wondering what the most complex flight would look like. So we currently, the way that we're planning it right now is we have sort of a set of flights for the first 3, where we're focusing on demonstrating basic capability to hover, and then traversing and going slightly, longer distance, where we go down the flight zone and back again. And then, if we get past those, we will assess, did we meet all our objectives during those flights? Do we want to go back and retry some of those things? Or if everything goes really well, then we might try to stretch our capabilities beyond those basic capabilities. But we haven't planned that in detail at this point. We're going to play a little bit by ear and see how things go. Fondamentalmente ha detto che per quanto riguarda i voli saranno programmati in modo da essere all'inizio delle piccole sfide, giusto per dimostrare le capacità di base, quindi hover, ritornano, fanno piccoli voli e basta di prova. Dopodiché, se tutto funziona bene, possono fare delle cose più ambiziose, andare leggermente di lato da una parte all'altra, riatterrare. Flights, and that will inform the decisions we take for successive flights, whether it's retry attempts, whether it's stretch goals. Those are all things that come as part and parcel of doing a technology demonstration. And so we'll see where we are, tune in later and see where we are and follow us on a journey. And we'll keep you posted, both on the web and in other new media outlets. Come sempre ci aggiorneranno, insomma, e io a mia volta vi aggiornerò su tutte le novità. Thank you. And up next on our phone lines is Leo Enright from Irish Television. Thanks very much, Gabrielle. I'm with Jonathan on going for one of those craters. I'm sure
That's what he's thinking, and I definitely think that would be cool, north or east or west of the landing site. My question, though, is somebody on the team at a technical meeting I was at recently said that this vehicle has more computer power than all, as I remember, I don't have the notes in front of me, than all previous American interplanetary missions combined. Can somebody, I mean, is that right? That seems extraordinary. I can take that. So yes, so what we are comparing is the general purpose computers that are there on every spacecraft, which control how the spacecraft behaves, how it responds to commands, and so forth. So the particular computer that we are using here on Ingenuity is about 150 times faster than the one on Perseverance. And that's just a reflection of the fact that we are able to exploit in this technology demonstration some of the latest bleeding edge, cutting edge products that are out there in the commercial industry. The processor that we have is very comparable to what you have on your cell phone from a couple, 3 years ago. And that is something that we as a technology demonstration are able to take advantage of. And it's not designed for space, but we went through a process where we convinced ourselves that for this technology demonstration and our risks posture that we take with these kinds of demonstrations, it provides the computing which is necessary for a lot of the navigation and image processing functions that Howard mentioned. So yes, if you actually add up all the computers all the way back that have flown out into the solar system and you sum it all up, we do dwarf it by a large or 2 orders of magnitude, just because we are at that place in technology here on Earth and we have those kinds of processes available. Allora, incredibile. Allora, normalmente vengono progettati dei computer che sono... Aspetta, c'è un'altra domanda? Non ho capito. Is there a question there? I think so. Could you repeat the question again, please? Sorry, I was just wondering, do you rule out going for one of those craters on your 5th flight? They look gorgeous. Yeah, so as was mentioned earlier, we're going to talk about the subsequent flights when we get there. We have, we're focused here today on, that Wright brothers moment, frankly, getting a powered, controlled flight. Then adding mobility and adding other capabilities like any flight test program. Hanno detto che sostanzialmente ora stanno parlando del fatto che il quinto volo, l'ultimo, potrebbe essere una cosa più ambiziosa, ma cioè un volo più lungo, ma decideranno più in là. Una cosa però che è stato molto importante prima, ha detto che il computer che hanno scelto per questa missione è dall'ambito commerciale, quindi è un computer come quello che pochi anni fa avevate nel vostro cellulare, 3-4 anni fa, qualcosa di questo tipo, quando è stato appunto scelto e montato nell'elicottero. E normalmente non viene fatto perché sono cose che devono resistere per anni in condizioni spaziali molto estreme, e quindi in questo caso doveva resistere per meno tempo ed è un test, per cui non avrebbero rischiato con una missione così grossa come Perseverance, ma dato che qui era soltanto un test e doveva durare poco, comunque quindi hanno provato e hanno messo un computer, un processore che è molto più potente, di molti ordini di magnitudo, più potente più veloce di tutti quanti i computer mai lanciati dalla NASA in tutto il resto dell'esplorazione spaziale nel sistema solare, messi insieme. È impressionante, tipo 130 volte più veloce del computer che c'è su Perseverance. Però se vi chiedete perché non l'hanno fatto prima, è appunto perché è molto rischioso e nessuno sapeva se funzionava, perché normalmente mettiamo computer molto molto più resistenti e protetti dalla radiazione. Social media question as a reminder that people of all ages are tuning in. Blair on Twitter asks, on behalf of his son Logan, age 6 years old, does this mean one day that I'll be able to fly my drone on an obstacle course on Mars? Un bambino di 7 anni ha chiesto, ma questo vuol dire che un giorno potrò volare con il mio drone su Marte con una corsa a ostacoli? Build us that drone that will be much more capable in Ingenuity and can do all those wonderful things. And once you help us do that, then yes, and then you get to Mars, please fly it. We'd love to see that moment. That would be the really good outcome of all our early pathfinding work out here. Io ho detto che sì, dovresti aiutarci a costruire e progettare qualcosa di così ambizioso e poi dopo andare su Marte a farlo. Quando lo fai saremo molto felici che sarà il coronamento, un bel coronamento di tutti i lavori che ora stiamo facendo come demo tecnologiche. Impact the lithium-ion battery life.
Bob, would you take Yeah, that? so what we do with our lithium-ion batteries is we actually keep them warm enough through the night so that they supply enough power for the heaters that, keep the whole spacecraft, aircraft warm through the night. So they're not these are commercial, off-the-shelf lithium-ion batteries. They've not been... Anche queste sono batterie. Ora sta parlando delle batterie che sono comunque prese dall'ambiente commerciale. Sono batterie normalissime, protette, eccetera, progettate per resistere comunque a condizioni spaziali. E sarà sulla superficie, sono riscaldate sulla superficie di Marte da appunto l'energia che prendono con il piccolo pannello solare. E appunto hanno tutta l'energia necessaria poi per il volo. Great. Thank you, Bob. Now, we have no shortage of questions coming in, but we unfortunately can't answer all of the media questions on air. For those of you with additional questions, please call JPL's Digital News and Media Office. We'll also continue to answer social media questions online. And thank you for all your questions, and thank you to our panelists for joining us today. To learn more about the Ingenuity helicopter, visit go.nasa.gov/Ingenuity. To learn more about the Perseverance rover, visit mars.nasa.gov/perseverance. Questi sono i siti e la conferenza è finita, abbiamo imparato un sacco di cose, quindi ricapitolando molto velocemente abbiamo imparato che per quanto riguarda l'altezza sarà tra 3 il primo e poi 5 metri, questo è perché da quell'altezza riescono con la camera a fare delle riprese molto buone del terreno e assicurarsi di poter guidare con l'elicottero verso la zona anche di atterraggio, quindi da sopra il sistema di laser che utilizzano potrebbe non funzionare così bene, quindi prima non rischiano, vanno entro quell'altezza, poi se va super bene poi per gli altri voli bonus proveranno qualcosa un po' più in alto. Per quanto riguarda invece la data, quando avverrà il volo, hanno detto che al momento è molto flessibile perché dipende da quelle che saranno le prossime operazioni, quindi per adesso, per i prossimi 2 giorni il rover Perseverance guiderà fino a lì. Una volta arrivato sul posto si inizieranno le procedure per sganciare da sotto l'elicottero Ingenuity. Serviranno probabilmente una decina di giorni o qualcosa del genere. A ogni step faranno delle foto da sotto per assicurarsi che tutto stia procedendo come previsto, e se tutto funziona bene e riescono a sganciarlo sulla superficie, dopo hanno un po' di tempo perché devono sganciare l'ultimo cavo, che è quello dell'elettricità che viene fornita da Perseverance a Ingenuity, e a quel punto devono caricare la batteria di Ingenuity poi con il pannello solare. Significa che il rover deve muoversi, togliersi da lì, così il pannello solare è esposto alla luce e inizieranno a caricare la batteria, e a quel punto, se tutto funziona bene, poi inizieranno. Il rover andrà a 5 metri di distanza per fare la ripresa. Non sarà facile riuscire a sincronizzarsi perché hanno appunto orologi diversi ognuno, e riuscire a distanza di centinaia di milioni di chilometri a sincronizzarlo in modo che il rover Perseverance scatti le foto esattamente il momento giusto per riprendere tutto quanto è molto 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 complicato. Però che stanno facendo il loro meglio per riuscire a farlo nel miglior modo possibile. Quando arriveranno i dati indietro, per prima cosa noi avremo i dati di telemetria, quindi non mandano indietro subito le foto perché prima vogliono sapere se il volo è andato bene. Una volta concluso questo inizieranno a mandare le foto, quindi in arco di 1 giorno, 2 giorni avremo anche le foto, e poi nei giorni successivi più dati ad alta risoluzione, magari anche qualcosa di più, e foto sia dall'Ingenuity che dal rover. Ora, se avete qualsiasi curiosità da chiedere, domande, chiedete pure, vi rispondo a un paio di domande e poi ci salutiamo. Io intanto vi ricordo che domani mattina sono di nuovo live alle 9:30 per un altro lancio, un lancio di 60 satelliti Starlink della SpaceX, quindi se volete vedere un bel lancio domani mattina, ricordatevi 9:30, ci vediamo di nuovo qui in diretta. E colgo l'occasione anche per ringraziare da una parte tutti voi abbonati che aiutate tantissimo a mantenere vivo questo canale, grazie di cuore, vi stritolo forte, e anche le 2 donazioni che sono da parte di Luca MZBX, che dice 5 caffè per te meritati, ti ringrazio, grazie di cuore, e Marco 1970 Pesce che dice grazie per vaccinare il nostro cervello dall'ignoranza. Piacere mio, grazie di cuore di essere qui con me, è sempre un piacere passare il tempo a parlare di esplorazione spaziale. Ok, sembra tutto a posto, quindi se avete qualsiasi domanda fate pure. Matteo dice quanti satelliti di SpaceX ci sono in orbita? Allora, domande riguardo Ingenuity, se avete domande per questo fate pure. Scusate, Starlink ne parliamo domani mattina, quindi alle 9:30. Cane Babuino chiede quanto durano i voli.
Ottima domanda. Allora, non mi ricordo a memoria, dovrebbero durare pochi minuti, massimo, credo qualcosa del genere. Forse, tipo, mi ricordo 90 secondi, ma non sono sicuro, me lo sono perso tra tutte le informazioni, se hanno menzionato la durata totale. Um, Giochi in Giro Project chiede: è più facile volare su Marte? È più difficile volare su Marte perché l'atmosfera marziana è molto molto più rarefatta. Ti dà una mano il fatto che scusate, la gravità è diversa semplicemente perché Marte è molto più piccolo e quindi nel caso di Marte il tuo peso è di 40% più piccolo rispetto alla Terra. Però allo stesso tempo hai una densità atmosferica un centinaio di volte più bassa, per cui devi muoverti molto più velocemente e ti serve quindi molto più energia. E quindi vedremo ora se funziona, nei test che abbiamo fatto sulla Terra funziona. Però bisogna vedere lì. La sfida maggiore di cui hanno parlato è stato riuscire a mantenere il peso complessivo molto basso e hanno utilizzato tantissimi materiali avanzati per cercare di contenere tantissimo il peso. Appunto è intorno a 1,5 kg, tutto quanto. 1, 2, 3, 4, 5 Sfero dice: com'è alimentato l'elicottero? Ha un piccolo pannello solare sopra che ricarica delle batterie a litio come quelle del tuo cellulare all'interno. Farzancan09 chiede: ma le telecamere presenti su Perseverance potrebbero girare video o solo foto? Allora, tecnicamente possono girare alcuni tipi di video, ma non in un frame rate molto alto. Quindi se il frame rate è abbastanza basso, forse sì. Il problema con registrare video è che poi ci vuole un sacco di tempo per mandare indietro. Quindi dipende dalla priorità che hai per i dati, perché ovviamente se mandi indietro quello significa che sacrifichi altre cose che potresti fare in quel momento o altri dati che potresti mandare. Per cui sì, mi aspetto che ci sia comunque il video del volo, ma comunque penso a un frame rate relativamente basso. Carx19 chiede: di che materiale è l'elicottero? E ci sono tanti tipi di materiali, hanno usato vari metalli molto leggeri, hanno utilizzato anche materiali compositi, base di carbonio per le eliche che pesano pochissimo. Sì, non c'è un solo materiale, hanno usato tanti diversi. Spacca Killer dice: ma se riuscissi a fare tutti gli step del programma, hanno già in mente altro? Allora, loro lo utilizzeranno per un mese. Questo è perché fondamentalmente serve l'ausilio del rover Perseverance per osservarlo, per vedere se tutto funziona bene. Quindi Perseverance osserverà l'elicottero, lo vedrà se tutto funziona, eccetera. Però il tempo che Perseverance può dedicare a Ingenuity è di un mese, perché Perseverance è su Marte per fare altro. Deve andare a esplorare il delta, deve raccogliere campioni per cercare di mettere in salvo alcuni di questi campioni da riportare poi a casa. Quindi è lì per cercare tracce di vita passata su Marte, non è lì per guardare Ingenuity. Quindi hanno preso un mese in cui Ingenuity cercherà di fare tutto quello che deve fare, che è aprile, e finito questo mese il rover continuerà per conto suo e sarà conclusa la missione di Ingenuity. Però vi ricordo, è una demo, non è una missione scientifica vera e propria, nel senso che vogliono solo dimostrare che è fattibile, che si può costruire qualcosa che vola nell'atmosfera marziana. Se questo funziona, in futuro vedremo delle missioni vere e proprie, un po' come è stato in passato con l'hanno fatto vedere anche il piccolo rover Sojourner nel 1997, parte della missione Pathfinder, e sempre costruita dal JPL. E come successivamente il successo di quel demo ha fatto cambiare idea a molti riguardo ai rover marziani e ha incoraggiato il JPL e la NASA a finanziare progetti come il rover Spirit e Opportunity. E da quello siamo passati a Curiosity e Perseverance, e quindi un giorno potremo avere, tra un decennio o due, intere sonde molto complesse, molto avanzate come elicotteri su Marte, che durano per mesi o anni, però che sarà tutto iniziato con questo primo volo. SuperTech24 chiede: su Titano dovrebbe essere più facile volare? Sì, Titano è di gran lunga il posto più facile in cui volare per le condizioni, per la densità dell'atmosfera molto più alta di quella terrestre. Quindi sì, in quel caso è molto molto più facile persino della Terra volare. Jerry Drake dice: che differenza di densità atmosferica c'è rispetto alla Terra? Un centinaio di volte più rarefatta l'atmosfera marziana. Ok, Matteo Belli dice: Ingenuity ha un sistema di atterraggio intelligente come quello di Perseverance o atterra nei punti programmati? No, ha una camera sotto che riprende tutto quello che c'è sotto e un laser che poi dopo aiuterà a guidare la sonda e dire quanto è in alto, e grazie a questo sistema si cercheranno di creare una mappa sotto e cercare di puntare la zona più sicura dove atterrare. Grazie a Bespier01 per l'abbonamento, grazie a tutti voi per gli abbonati, non sono riuscito a stare dietro a tutti i nomi, ma vi ringrazio di nuovo tantissimo.
Capitan Forchetta dice buonasera e anche a tutta la chat, grazie di essere qui. Vediamo. Frank lo strano 008 dice hai parlato di raccolta di campioni da portare sulla Terra, ma come farà Perseverance a tornare? Aspetterà il primo uomo su Marte? No, c'è già in fase di lavorazione ora da parte dell'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, e quella europea, la ESA, una missione congiunta da lanciare nella seconda metà di questo decennio, tipo 27, 28, quel periodo lì, o 26, 27, e quella missione dovrebbe partire e arrivare sulla superficie di Marte appunto entro la fine del decennio con vari pezzi. Allora, fondamentalmente ci sarà una sonda che rimane in orbita attorno a Marte, poi un'altra parte che scende sulla superficie che è composta da un piccolo rover molto veloce che andrà a recuperare campioni lasciati lì da Perseverance per portarli fino al posto dell'atterraggio, e lì sul posto dell'atterraggio il lander avrà anche un piccolo razzo. Questo piccolo razzo partirà poi dalla superficie di Marte fino in orbita intorno a Marte. Una volta arrivati lì, la sonda rimasta lì da prima prende i campioni e poi dopo li porta fino alla Terra, o comunque li dà un'altra sonda, vedremo, insomma, li porterà fino alla Terra in modo o l'altro, e da lì verranno lanciati nell'atmosfera e poi dopo recuperati. Dai, ma guarda chi c'è, ciao Irene, benvenuta, grazie di essere passato. Benvenuta qui tra noi, e stiamo parlando di elicotteri marziani. Allora, Marcoc dice una tua opinione dell'importanza di questa fase storica dell'esplorazione scientifica per solcare i viaggi nello spazio. Allora, secondo me questo sarà un momento che quando guarderemo indietro a questo periodo sarà molto più chiaro quanto è stato importante, perché quando vediamo ora il primo volo di Kitty Hawk, la prima volta che esseri umani hanno volato con un aereo, è chiaro qual è stata l'importanza per quanto ha trasformato il Novecento. Invece per l'esplorazione spaziale siamo ancora agli inizi, per cui è difficile vedere ora quale sarà stata l'importanza di questo volo tra 50-60 anni. Però di sicuro comunque mi aspetto che, se tutto va bene, questo volo finisca nei libri di storia, per cui sì, è emozionante vedere un momento che non è tipo in un elenco di sì, siamo andati su Marte con questa missione, poi questa, ma no, sarà proprio un primato di quelli che ci piacciono tanto, del primo volo su un altro mondo. È molto emozionante vederlo, e tra l'altro sono molto contento anche per tutto il team che ha lavorato dietro questa missione, perché hanno dovuto lavorare durante una pandemia, il che rende ancora più complicato ovviamente tutto quanto, quindi hanno fatto un lavoro veramente splendido. Ego dice, qual è per te la scoperta scientifica e tecnica maggiore degli ultimi anni? Allora, visto che stiamo parlando di Marte, ti direi che in ambito marziano, per quanto riguarda la parte scientifica, di sicuro una delle cose che mi ha entusiasmato di più è quando il rover Curiosity ha trovato molecole organiche sulla superficie. Quello sì è stato un bel colpo, che conferma che Marte aveva gli ingredienti necessari per, se non altro, avere le condizioni giuste per avere la vita. Poi, se la vita ha avuto inizio o no, siamo lì apposta per scoprirlo con il rover Perseverance. Dal punto di vista tecnico, credo che proprio la missione Ingenuity sarà l'apice di quello che abbiamo cercato di fare di estremamente ambizioso. Ma anche a prescindere da questo, il rover Curiosity e ora Perseverance sono due gigantesche missioni, molto più complicate di qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto su qualsiasi altro pianeta del Sistema Solare. Quindi sono di gran lunga le missioni punta di diamante, diciamo, tra tutte le cose che abbiamo fatto su altri pianeti. Nico dice, volevo mandarti un abbraccio virtuale dopo aver letto degli insulti che hai ricevuto, insulti razzisti, e siamo orgogliosi di averti qui. Ti ringrazio tanto. Sì, cioè, capita di continuo, e io ovviamente non smetterò, ma volevo soltanto dire a tante persone che magari mi seguono che vengono appunto da processi di migrazione da varie parti del mondo, sono finite qui come me in Italia, vivono qui, che so quanto può essere difficile, quanto può essere terribile poi sentire queste cose, vedere il razzismo che c'è, ma non mollerò, ma è più che altro finché avrò la possibilità di parlare di questi problemi, di dare una piccola voce per mostrare che ci sono, che possiamo fare delle cose per cambiare, continuerò a farlo. E più che altro appunto volevo dirlo perché in tanti mi avete scritto e dicendomi che anche, raccontandomi delle storie che avete vissuto, e mi dispiace sempre tantissimo quando sento queste storie pensando che magari io ho la possibilità di parlarne a una grande audience mentre tante altre persone no, e quindi le loro storie vengono vissute in un microcosmo di razzismo che subiscono, così come per tante donne il sessismo che subiscono, donne che poi subiscono entrambe, è un peccato che appunto questa cosa continui
non ricevere abbastanza attenzione. E io ho sempre parlato di temi che riguardano il femminismo e l'antirazzismo e sono cose a cui tengo tantissimo e che hanno sempre fatto il mio percorso di divulgazione, parte integrante di tutto questo. E tra l'altro, se andate poi ora su Facebook, che su Twitter avevo postato, c'è un intero elenco che avevo postato lì, c'è su, eccolo qua, sul profilo, trovate qua più... Ci arriverò, sì, tu dove sei? Eccolo qua. Se andate qui, trovate una lista che avevo fatto e trovate credo, sono quasi 40 link su Instagram dove potete seguire tantissime voci che parlano di questi temi. Perché per quanto io possa fare da megafono per certe cose, la cosa più bella e più importante che potete fare è dare... ascolto alle persone che poi subiscono questo, perché fin tanto che ne parliamo noi è un conto, ma il problema, come dicevo, è che molte di queste voci non arrivano a tanti di voi, e la cosa più importante appunto sarebbe seguire queste voci e avere la possibilità di informarsi direttamente dalle fonti, perché non basta semplicemente fare da tramite, leggere articoli o leggere o sentire me o altri, è più importante ancora ascoltare direttamente le voci. E allora, grazie ancora di cuore, quindi vediamo se ci sono altre domande, se no poi dopo ci salutiamo. Tanto vi ricordo che domani sono di nuovo live alle ore 9:30, perché tanto qui non si smette mai, ci sono sempre lanci e c'è anche la possibilità che parta SN11, la Starship, quindi mi vedrete di nuovo esultare, come l'altra volta sono caduto in ginocchio, mi sono fatto male a un ginocchio, gioire e poi dopo pensare che è andato tutto bene e poi 8 minuti dopo vedere che la navicella è esplosa. Vabbè, speriamo che in questo caso vada meglio. Comunque, per quanto riguarda quel momento, quel lancio, vi aggiorno appena so c'è qualcosa con certezza. Domani chiusa strada cancellata. Ok, perfetto. Domani no. Grazie Elena per l'aggiornamento live. Niente domani. Però ci vediamo domani mattina comunque alle 9:30, quindi per il lancio. Bene, grazie ancora di cuore. Restate qui per il ride. Visto che c'era Irene, tra l'altro, che risaluto, potete andare a cercare anche il suo profilo a seguirla, e poi per il resto ci vediamo presto. Vi abbraccio fortissimo, continuate a essere persone meravigliose come sempre e noi ci vediamo domani mattina. Buona cena.